Ciao a tutti, io sono Benedetta, benvenuti nel mio canale. Oggi, come vedete dal titolo, parleremo di Dawson Creek. Prima di partire volevo lanciare un tributo all'attore James Van Der Dyck, che da qualche giorno ci ha lasciati all'età di soli 48 anni, avendo combattuto dignitosamente contro il cancro. Van Der Dyck ha segnato una generazione con l'interpretazione di Dawson. Per chi non la conoscesse, Dawson Creek è una serie andata in onda tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Racconta l'adolescenza, l'amore, i sogni e le paure di un gruppo di ragazzi in una piccola città. La serie è famosa perché mette al centro l'amore romantico sopra ogni cosa, soprattutto quello di Dawson. Il personaggio di Dawson vede l'amore come destino, come purezza assoluta. Questo crea un'immagine molto forte nei ragazzi che guardano la serie, ossia che l'amore vero è epico e deve essere necessariamente perfetto. Oh no! Oh no! A volte Dawson a me stava proprio sul molto sinceramente, con tutto il rispetto per l'attore, che è stato portatore di una generazione, chiunque lo conosceva anche non avendo visto la serie. Forse Joy è il personaggio più reale della serie, perché è una ragazza emotiva, intelligente, che vuole fuggire da Capeside, ma al tempo stesso ha paura di farlo. Pacey invece è il mio amore, perché anche lui è un personaggio molto realistico secondo me, nel senso che è imperfetto, ma nella sua imperfezione cerca sempre di migliorarsi e di rimediare a quelli che possono essere i suoi errori. Diciamocelo, molte persone sono passate da Team Dawson a Team Pacey per un motivo. Questo triangolo ha fatto impazzire milioni di spettatori, me compresa. Io ero team Joy e Pacey, devo essere sincera. Fatemi sapere anche voi che team eravate o che team siete, se non l'avete ancora vista o se avete voglia di vederla, poi magari scrivetemi nuovamente. Credo sia proprio questa la forza di Dawson Creek, cioè il fatto di voler credere nell'amore. A proposito di questo, ho letto un post di una millennials, credo, perché diceva proprio: io sono una millennials, noi l'amore lo vivevamo in modo diverso, noi proprio sentivamo le emozioni proprio come Dawson o come Joy, che magari aveva delle emozioni confuse, o ancora come Pacey. Oggi si tende molto a diagnosticare l'amore ed è una cosa in cui io sinceramente mi ritrovo molto. Cioè ci si trova a dire questa persona è narcisista o ha questo tipo di personalità, questo disturbo della personalità, anche non avendo minimamente competenze. Non so se si sente un sottofondo, spero proprio che non si senta onestamente, però non posso farci niente, questo è il mio primo video, ho pochi mezzi e quindi semplicemente mi piace condividere con voi le mie passioni. Dicevo, secondo me questa cosa è vera in parte. Io mi sono ritrovata un po' in questa cosa perché io faccio parte di quegli adolescenti che hanno vissuto in parte senza appunto i social o comunque era proprio l'inizio dei social. Capisco cosa intendeva, quindi questo fatto di non psicoanalizzare qualsiasi tipo di rapporto. In quei periodi l'amore era più spensierato, andava meno a cercare quell'aspetto negativo, insomma, si viveva la cosa così com'era, senza farsi troppe domande, senza starci a pensare troppo. D'altra parte sono contenta di chi fa informazione, ma di chi fa informazione seria, professionisti che effettivamente hanno argomenti di cui parlare. Non sono d'accordo su chi si autodiagnostica o comunque pone la relazione sempre sul lato analitico, psicologico. Quello si fa tanto, però non è tutto, secondo me. C'è anche il contesto sociale, tante cose che secondo me sì, hanno a che fare sicuramente con il lato psicologico, però non sono tutto. E a volte vedere Dawson Creek è anche questo, quindi tornare a quella spensieratezza, quell'amore adolescenziale. Qui torno al punto iniziale, ossia che Dawson Creek non è solo una serie con dei drammi amorosi, ma è un punto di partenza per molti di noi, un punto di riferimento. Ad esempio, io durante la quarantena
la vedevo proprio come comfort serie. Per la morte di Van der Beek pone un'altra lente su cui soffermarsi, guardare la serie non solo con nostalgia, ma diciamo anche a un pensare alla vita che scorre, soffermarsi su quanto le storie ma anche le persone ci accompagnano nella nostra vita. Secondo me è un mix di tutte queste cose. Riguardandolo oggi mi sono resa conto che la serie porta chiaramente a dei pensieri che io stessa ho idealizzato poi nel tempo, quindi se ami qualcuno deve essere per sempre. Ad esempio pensavo che il mio primo ragazzo fosse per sempre, che se qualcosa va storto non era vero amore, cosa sbagliatissima, perché poi con il tempo capisci e comprendi che innamorarsi di una persona è anche riuscire ad accettare quelli che possono essere i suoi eventuali difetti. L'amore sta proprio nel riuscire a venirsi incontro e a tendersi la mano e a dire ok, se tu sei così e io sono così, cerchiamo di trovare un punto di incontro e capire come muoverci. Io credo che questo, anche se in modo molto razionale, molto lontano dal personaggio di Dawson, credo sia l'amore. Altra cosa a cui ho pensato, che secondo me è importantissima, cioè il fatto che se non è drammatico allora non è importante. Il fatto che Dawson abbia idealizzato così tanto Joy, cioè il fatto che addirittura non la volesse nella sua vita nemmeno come amica, perché non poteva scegliere pesi per lui. Quale amicizia, Joy? Ormai noi non siamo più amici. Cosa? Noi non siamo più amici! Cosa? No, te la sei giocata la mia amicizia! Non puoi farmi questo! Non puoi avere entrambi! Non puoi stare con lui e poi venire da me per farti consolare, perciò devi fare una scelta. E te lo dico fin da ora, se scegli lui, non potrai piangere sulla mia spalla. Questo secondo me da un lato ci ha rovinati, perché ha alzato l'asticella dell'amore a un livello troppo irreale. Questa doppia tensione, no? Nel dire ok, questa è una cosa irreale, quindi perciò la guardo e mi piace. D'altra parte, però, quando sei più giovane e più piccolo non ti rendi conto e magari lo normalizzi e lo interiorizzi. Il triangolo amoroso in realtà, secondo me, racconta anche una cosa molto vera, cioè il fatto di riuscire a cambiare idea su una persona, che una persona cambi in realtà nella vita. Cioè che non resti sempre la stessa. Sono molto cambiata nel corso della mia vita, io ero timidissima, ma veramente timidissima. Infatti il fatto di espormi qui su YouTube per me è una grande vittoria. Domanda onesta su Dawson Creek: è invecchiata male o no? Ora sì e no. È invecchiata male sì, per alcuni discorsi per me troppo moralisti, o le dinamiche tossiche viste come romantiche, però è invecchiata bene sul senso di smarrimento dell'adolescenza, molto chiaro. Anche io ero così da adolescente, non così drammatica sicuramente, forse un po' meno, spero. Anche la paura di crescere, il sentirsi fuori posto in un posto troppo piccolo. Personalmente mi sono resa conto che Dawson Creek mi ha accompagnato in un periodo della mia vita in cui avevo idee romantiche in tutto, il primo amore, a cosa volevo fare nella mia vita, il fatto che comunque mi ha molto preso anche a livello personale, nel senso che poi ho deciso di studiare cinema, studiare arte, quindi comunque non è stata l'unica cosa chiaramente, però è stata un tassello importante. Sì, ho visto fin da piccola tantissimi film, però non ho mai pensato a una futura professione in questo campo, e il fatto che Dawson volesse fare il regista, volesse incontrare Spielberg, non so, mi ha sempre dato quella spinta in più di dire ok, lo faccio. Infatti rivederla oggi è stata come vedere una versione più ingenua di me stessa, non lo so, quel pensare che le cose dovessero andare allora o troppo male, tipo drammatiche, o in modo super positivo, che non ci fosse una via di mezzo. Non lo so, mi sono rivista e mi rivedo tutt'oggi in questa serie. C'è ancora quella parte, quella mini parte di me che è ancora così. È bello, secondo me, anche io da studiosa di cinema, rivedere anche queste cose che per molti cinefili saranno merda, ma non mi interessa. Quindi rivedere queste cose e dire ok, queste ne sono imperfette, mi hanno formata, mi hanno fatto compagnia quando ne avevo più bisogno, una fase della mia vita che andava bene così, cioè io non andavo a vedere la perfezione, la regia, il tutto, per me era perfetto così, e sinceramente anche se oggi ne capisco un po' in più, lo è comunque. Però dovete smettere di fare rumore
Dawson's Creek è una serie problematica? Sì, secondo me sì, sotto tutti i punti di vista, però è anche una serie che ci ha segnato ed oggi possiamo vederlo sia con nostalgia ma al 100%, anche con un po' di ironia. Bene, questo è tutto. Se vi è fatto piacere ascoltarmi, ricordatevi di... Mo devo fare tutta la carrellata. Like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina per sapere se pubblicherò mai un altro video. Se pubblicherò qualche video, no dai, li pubblicherò, sono sicura di questa cosa. Resta la musica, il cinema, a letto. Allora, se vi interessano le serie TV, la musica, il cinema, ogni volta devo fare sta roba. Sì, perché chi non mi conosce giustamente deve sapere di cosa parlo sul mio canale e quindi ogni volta farò questo balletto. La musica, il teatro, il cinema. Ho mancato qualcosa. La musica, il teatro, il cinema, serie TV e basta. Ah! Anche qualche vlog farò. Un bacio. Ciao ciao!